Born Punk, sviluppato dal team australiano Insert Disc 22, è il risultato di una campagna Kickstarter di successo datata 2019, dove il gioco venne presentato come un'avventura punta e clicca classica sulla scia di titoli come l'onnipresente Monkey Island, Gabriel Knight e Beneath a Steel Sky, con l'ambizione di proporre una storia intrigante e puzzle ben integrati e dalla logica ferrea. La trama del gioco è ambientata nel 2155, nella città fittizia di Bornholm, dove 3 personaggi, completamente diversi da loro, vivono la loro vita. Mariposa, il manager di una corporazione, Evie, un hacker, e un androide chiamato Grandmaster Flash Drive. I 3 hanno una sola cosa in comune: avere i loro corpi invasi da una misteriosa entità. Per essere liberati, dovranno permettere a questa IA di usare i loro corpi per completare una missione. Una volta portato a successo il suo compito, l'IA li lascerà liberi, o almeno è quello che assicura farà. Malgrado le premesse intriganti, la storia del gioco fatica a ingranare e le prime ore sono molto lente. Ci viene presentato il mondo, i personaggi, ma senza suscitare grande interesse e senza creare una sorta di legame tra giocatore e protagonisti. E questo nonostante talvolta i dialoghi possano essere molto lunghi. Molte parti della storia poi ci vengono presentati attraverso lunghi testi consultabili sul PDA, ma nonostante questo restano vari buchi di trama, con argomenti che sembrano avere una grande importanza, salvo poi essere abbandonati. Chiunque abbia mai giocato un punta e clicca saprà cosa aspettarsi da Born Punk. I giocatori dovranno osservare e interagire con personaggi e ambienti del mondo di gioco per far avanzare la narrazione. In generale, i puzzle non sono particolarmente difficili, ma ce ne sono almeno 2 dalla logica molto sfuggente. In alcuni casi comunque i puzzle avranno soluzioni multiple, ma un qualcosa di veramente fastidioso è che il gioco è molto specifico su quello che dobbiamo fare. Dovremo assolutamente esaminare tutto per permettere al personaggio di farsi una sua personale idea e permetterci così finalmente di risolvere il puzzle. E la cosa non è spesso molto chiara. In alcune occasioni, dimenticarsi anche un solo singolo oggetto farà sì che il gioco rifiuti testardamente di farci procedere, nonostante sia chiaro quello che dobbiamo fare. Infine, Born Punk include un sistema di scelte e conseguenze, in modo da creare un po' di rigiocabilità. Per raggiungere il finale sono richieste tra le 8 e le 9 ore. Nella gloria della pixel art, il mondo di Born Punk è grigio, triste, opprimente, creando così la giusta atmosfera per la storia. La grafica in generale non è male, ma neanche niente di speciale. Un fattore positivo è che c'è sempre in sottofondo qualcosa che anima l'ambiente, in modo da farlo sembrare vivo. Born Punk ha una montagna di dialoghi e per la maggior parte sono ben doppiati in inglese. Solida è anche la colonna sonora, con vari brani che azzeccano perfettamente la situazione. Il gioco è disponibile soltanto in inglese. Born Punk è un'avventura con del potenziale e si vede che è stata sviluppata con amore, ma purtroppo fallisce nell'impressionare o nel lasciare comunque un minimo di segno di sé, sia nella trama che nel design dei puzzle, che hanno vari problemi, il che porta a raccomandarla soltanto ai veri appassionati.